Torneo CNB Members 3KO, incontro tra Giorgio Castellano e Michele Muratori. Giorgio gioca bottom con le pedine nere, Michele top con le pedine bianche. Sei 2, direi 21-15 e 13-11. Questa è la mossa che viene più naturale, ma normalmente non è la migliore, preferibile fare casa 11 anziché impilare un'altra pedina sul mid. Io qui slotterei tra possibilità 11-10, però mi sembra più costruttivo lo slot. Quattro 2, vabbè, casa 4, questo è semplice. Casa 5, anche questa è direi banale. 6-1 mid point, bar point. Qui deve non so se scappare o se 13-7, però è giusto provare a scappare. 3-2 direi 13-11 e 24-22. Deve cercare di vedere la luce con lo struggler. Anche questo è possibile, ma preferirei l'altra. Inoltre qui lo struggler è esposto anche ad essere colpito loose. No, invece non è corretta. Mi sembra ancora presto per cubare. Doppio 6, tiro eccezionale. Adesso va nettamente in vantaggio in corsa. Michele, però qui si è bloccato il match. È ripartito. Qui ovviamente ha un cubo molto forte, un drop nettissimo. 18 pip di vantaggio in corsa non è pensabile accettare. Giorgio correttamente passa. Cinque 3 casa in testa, o potrebbe fare casa 5, preferisco casa in testa. Sempre un punto impedisce all'avversario di giocare pienamente il suo tiro. Cinque 2 qui penso, questa non mi piace, penso che andrei sul 18, invece è la mossa corretta. 5-4, qui ovviamente il golden point è 13-8, 5-3 colpisce, qui deve uscire, 3 fa casa 10, 6-2 e 13-11 sicuramente. Deve cercare di contenere lo struggler di Giorgio. 3-1 casa 5, non c'è dubbio.
Qui uscire espone a un triple shot. Aia, blunder di Giorgio. Qui colpirei 10-1. Mi piace di più andare a mettere uno spare sul 6, invece no. 4-3 e qui andrei sul 18, non ha altri 3 buoni. Giorgio è in vantaggio in corsa. Questa è l'altra possibilità ed è corretta per GNU. 2-1, pick and pass. Non lascerei 2 blot in casa, anche se anche Giorgio ha 2 blot nella sua casa interna. Giorgio danza, questo è un cubo. Non cuba, strano. Per me era un double abbastanza netto. Cuba adesso. E questo come un drop. Vediamo che c'è una I nella mossa precedente, quindi probabilmente era un cubo al tiro precedente. Giorgio sta giocando a 2,5, Michele a 7,3. Casa 4. Doppio 2, ottimo. Casa 11, casa 4. Bar 22 e 13,8. Non può andare under the gun. Il 6-4 fa il bar point. Qui sì, farei esattamente butterfly anchor e slotterei, però Michele colpisce e scappa. Giorgio ricolpisce. No! Stava sbagliando una svista clamorosa. 5-6 scappare. Qua per me questo è un double. 29 pip di vantaggio, 3 pedine indietro. Penso che passerei. Infatti, azione di cubo corretta, double drop. 3-0 per Michele. Due scelte interessanti, direi 18-15 e non so se 13-11 oppure questa perché ha già un secondo punto interno. 3-1 casa 5.
5-4, 2 down dal mid. Potrebbe anche colpire sull'1. Doppio 3. Qui la scelta diverse possibilità: provare a scappare, colpire 2 pedine o fare il bar point. Io probabilmente avrei fatto il bar point. Qua casa 4. Sì. Questa è l'altra possibilità. Sinceramente avrei fatto casa 4, invece è corretta la scelta di Giorgio. Sei 1, bar point, lascia il blocco sul mid. Doppio 1. Ma farei casa 11. Altra possibilità è fare il bar point, ma preferirei casa 11. Deve uscire. Doppio 6. Non c'è molta. Deve fare il bar point e dall'11 al 5. Lasciando però il controllo dell'outfield. Altra possibilità sarebbe fare casa 2. Le 2 deve uscire sul 21. 24, 21 e 8, 6. O 5, 3. Però questa non mi piace perché Giorgio attaccherà al prossimo tiro, potrebbe colpire l'us, quindi 2 pedine nella casa interna possono essere pericolose. 5-4 fa casa in testa. Questo potrebbe essere un double per Giorgio, ma è indietro in corsa di 18. Però io penso che cuberei sotto nello score, ha parecchi tiri che fanno casa 5, 4-1, 3-1, doppio 1, 4-3. No, non cuba, qui deve scappare secondo me. Questo è un blunder. Ah no, ha cubato, chiedo scusa. Il cubo è corretto. Qui io sarei uscito a posto di Giorgio. 4-2 fa casa 2. 4-3 deve andare sul 20 e giocare 6-3. Adesso la situazione di Giorgio è critica, se non tira un 3 o un 2. Tira il 3, 5-3 deve uscire e colpire. Però Michele ricolpisce
E adesso, secondo me, questo è too good. Sì, direi assolutamente too good. Non è una scelta però facilissima. Michele Cuba, questo direi che è un drop molto netto, però avevo valutato correttamente cubo di, il ricubo di Michele è un blunder, quindi era too good, un blunder anche abbastanza grosso. Comunque 5-0 per Michele, 4-1 colpisce due pedine. Doppio 2 e direi punto 11 e 24-22, sì, sono d'accordo. Qui deve colpire sul 3. Giorgio sta pensando se cubare. Questo score poteva aver senso, ma era forse un po' prematuro. Adesso è un cubo sicuro. Non penso che accetterei. La casa di Giorgio è forte. Michele ha una pedina sul bar. Però Giorgio ha tre pedine indietro. Quindi forse è ancora un take. Sì, probabilmente deve accettare, anche perché Giorgio non è favorito a coprire casa 3. Michele accetta, però Giorgio copre casa 3, fa la struttura cosiddetta orca, questo è il nome che gli ha assegnato Micci. Qui deve colpire, però Giorgio colpisce ancora. Farei l'ancora sul 20, non tanto per l'importanza dell'ancora, ma per poter scappare poi facilmente. 5-3, 24, 16. Anche questo è possibile per cercare di colpire delle altre pedine. Io sto valutando se uscire dal 23 perché non ha il timing per il back game, però forse farei casa 2, non so. Se 5 colpirei sul 2 sicuro, però Michele ricolpisce, il 4 è scomodo, giocherei 6-2, non vedo di meglio.
6-5, tiro ottimo, fa il bar point di Giorgio. Questa non mi ha convinto tantissimo. Avrei valutato se coprire 15. Sì, avrei coperto il 15 e lasciato il blot sulla casa 16. Giorgio sta commettendo un po' troppi errori per un giocatore della sua forza. Doppio 1, sì, e porta in salvo la pedina, il blot dal 10. No, è un blunder. Questa l'avrei sicuramente sbagliata anch'io. Mi sembrava una mossa perfettamente naturale. Questa non è facile. Penso che slotterei casa 2. Oppure, no, potrebbe essere 8-6-8-4, forse è meglio. Sì, 8-6-8-4. 6-5, sicuramente questa è 6-1. Doppio 4. Questa, non so, Giorgio secondo me sta giocando un po' troppo veloce, sono delle scelte difficili. Poi sarà che io sono un po' lento, ho bisogno di tempo. 8-5-4-2. Però il fatto che Giorgio stia giocando a 7-7 è sintomo di qualcosa che non va. Questo doppio 3 mi sembra molto buono. Andrei avanti dal 18 al 15, anzi dal 18 al 12. Sì, assolutamente questa. Avanti di 4, ma soprattutto avanti di punteggio 5-0 e col cubo in mano, la corsa è la soluzione migliore. Questa mi sembra molto più rischiosa, infatti è un blunder. Qui 5-2. 5-1, purtroppo deve giocare 7-1, non vedo di meglio. Casa di Giorgio è troppo forte per lasciare un blot, un tiro diretto. 6-1, qui è costretto Giorgio a lasciare un blot. E direi assolutamente 9-8-9-3. Questa non mi convince, però funziona. 5-4 non è un bel tiro, 9-4-6-1. C'è altro? Doppio 2 deve smontare casa. Probabilmente 7-1-5-3.
Questa forse è meglio. Qui si tiene la possibilità di giocare un 6 o un 5 senza dover abbandonare l'ancora. Io giocherei appunto 7-1, 3-1. 4-2, direi 16-14 e 5-1. A Michele serve un 7 che non arriva. Io avrei lasciato la pedina indietro, avrei... non so però perché avrebbe rischiato, probabilmente questa è la più corretta. Cinque due, lascia il blot. Giorgio missa ma è in netto vantaggio in corsa. Parte il semplice conteggio dei pip, ha tutte le pedine nella sua casa interna, quindi inizia ad uscire e Michele ha un pesante wastage, troppe pedine sulle case basse, sulla casa 1 e 2. Vabbè, game senza storia. 5-2 per Michele. Primo game per Giorgio. Michele ha pensato 7 minuti e mezzo, Giorgio 2 minuti e mezzo. Io giocherei, sì, giocherei questa, non colpirei sull'1. 6-3, casa 5, soprattutto essendo in ritardo nello score, casa 5 è importante. No, questa è troppo rigida. Sì, alla fine Giorgio gioca la mia mossa. Qui Butterfly Anchor e colpire. Però Giorgio ricolpisce. Michele danza. Qui è ancora presto per cubare. Adesso io cuberei. Vantaggio in corsa di 29 pip, una pedina sul bar. Direi che è ancora un take, però Michele non ha costruito niente. Infatti il drop è un blunder. Slotterei casa 5. Doppio 6 ottimo per Michele. Sì. E qui penso che giocherei 13-6.
non vedo altro. Provare a scappare non mi convince, questa no. Giorgio alla casa più forte, Michele avanti in corsa, no, questa è esagerata. Questa sarà anche triste, diciamo, ma squallida, però è mossa obbligata, una scelta obbligata. Doppio 6, farei casa 1. Casa 3. Qui Michele è nettamente avanti in corsa, però Giorgio ha un maggior controllo della tavola. Le 2 sull'8. Invece no, ho sbagliato. Probabilmente doveva giocare 13-10, 6-4. Le 2, 7-5, 7-1. 6-1 qua. Grosso vantaggio in corsa di Michele, ma la posizione non è per niente buona. Gli servono dei doppi. No, perché lasciare il blot? Invece no, corretta, 3-1, colpisco. Qui Michele serve un 4, tira il 4. E qui secondo me il double è forte. Qui non è facile, era troppo rischioso prendere, accettare il cubo. La 3 deve colpire sicuramente. Questa è una scelta interessante. Può giocare questa, ma non so, lascia un po' troppi blot, anche se è la mossa corretta. Non penso che l'avrei giocata. Giorgio colpisce dal bar. Questo è un double. Tre piedine arretrate più una sul bar. Tiro diretto. Non so, penso proprio che avrei cubato. Adesso ovviamente non è più un cubo. Ventiquattro, 18 e 13, 10. Giorgio sta valutando se cubare. Secondo me è presto, perché è vero che Michele non ha il timing per il backgame, però non è costretto a giocare il backgame.
Ad esempio adesso potrebbe fare anche l'ancora sul golden. E il 5 non è un tiro comodissimo. Penso che giocherei 14-9, 14-8. Michele colpisce. Qui penso che slotterei casa 4. È la scelta di Michele ed è corretta per GNU. Giorgio danza, copre casa 4. Qui partita è completamente aperta. Questa non mi piace. Allora, qua uscirei dal 23. Doppio 3, sicuramente bar point. Lo switch non mi convince. Lasciare il rientro sulla casa 5 secondo me è pessimo. GNU condivide la decisione di Michele, che era poi la mossa che piaceva a me. 2-1, tiro scomodo per Giorgio. Penso che giocherei 6-3 o 6-5, 6-4, forse meglio. Michele Cuba. Questa non è una scelta facile perché eh, Michele è favorito a colpire. Se colpisce ci sono parecchi gammon e comunque la posizione di Giorgio è molto rigida. Però d'altra parte Giorgio è avanti in corsa di 32 pip, 31 pip.
Giorgio passa, invece era un no double. Non era una scelta facile. 7-3 per Michele. Sì, slotterei. Questo no, ha 3 pedine sulla casa 24. Quindi non so se avrei cubato, probabilmente no. Invece no, un double corretto, complimenti a Giorgio. Continua a non coprire, casa 4 e Michele colpisce ed esce. Ottimo doppio 4, fa casa 5. Sei 4, colpisce, va sul 5. Questo per me sarebbe un redouble. 4-3, colpisce. Michele danza. Doppio 2, disastroso. Infatti uscire era una scelta parecchio rischiosa. Michele colpisce ancora e deve giocare 10-8. Qui 21-16 e 6-4, sì. Allora, qua vediamo com'è il timing. Sono 62 pip. Diciamo che prima di questo tiro il timing era sufficiente, adesso è ottimo. Io forse avrei lasciato per un double shot. Adesso lascia il double shot. Giorgio colpisce. Qui fa la quinta casa. Adesso la situazione è molto delicata per Michele. Full prime.
Sì, assolutamente questa. Giorgio deve cercare di fare gammon. Ottimo 1 per Michele, che adesso con l'ancora sulla casa 1 ha buone possibilità di evitare il gammon. Tredici 3 e 17 14 o 17 5, forse meglio. I gammon sono non è però la mossa migliore. Allora, il punto è che la casa di Michele è completamente distrutta, per cui aveva senso giocare più aggressivamente per massimizzare i gammon, perché anche nel caso che fosse colpito, Giorgio non aveva grosse difficoltà a rientrare, e questo è un segnale di via libera per giocare per il gammon. 7-5 per Michele. Michele è rimasto con solo 3 minuti a disposizione. Giorgio ne ha 7. Michele sta giocando a 6, Giorgio sopra i 7. Assolutamente inusuale per un giocatore della forza di Giorgio. Doppio 4, ottimo per Michele. Casa 5. Non mi piace, invece a Gnu piace. Il 3 sì. 6-1 casa 5 o casa 7, direi casa 5 perché ci sono parecchi indiretti che colpiscono sulla casa 11. Adesso Michele in vantaggio in corsa. Questo è un holding game. 5 pip di vantaggio, non sono tante. Doppio 6, adesso il vantaggio in corsa è nettamente per Giorgio.
solo 7 pip però, presto per cubare, 9594. Undici cinque nove quattro. Questo per me è un double, è assolutamente un double e penso che sia un drop. Giorgio Cuba e Michele Passa. 7-6 per Michele. 6-2 scappa. Doppio 3 fa casa 5 e casa 3. Questa non mi piace. 6-1, 22-16, 10-9. Avrei giocato bar 23 e 8-5. Questo potrebbe essere un cubo. Sicuramente un take. Infatti era un cubo abbastanza tirato. E adesso Giorgio si trova in difficoltà. Qui deve colpire. Re 1, penso che colpirei sul 2. Potrebbe anche giocare 16, 13, 10, 9. Ma non mi piace. Quattro 3 uscirei. 6 5 senza dubbio. No. Giorgio danza. Sei 5. Giorgio colpisce.
Ottima posizione per Giorgio. Ottima posizione per Giorgio, tantissimi gammon. Dal 9. Colpisce, tiro ottimo. Doppio 4, colpisce 2 pedine. E 9, 5 direi. Anche questa per massimizzare le possibilità di fare casa 1. E qui farei casa 1 senza dubbio. Sei pedine sulla casa 2, colpisce ancora. Qui le possibilità di gammon secondo me sono superiori al 70%. Però 2,5 è ottimo. Doppio 2 è eccezionale. Doppio 4 costringe a smontare casa, cioè smontare, probabilmente può fare ancora... Ah, deve colpire. No, brutto brutto tiro. Sì, non... Altra colpisce ancora. Ma sì, giocherei 11-8. E non tira un 5 o 6. C'è anche qualche remota possibilità di backgammon. 4 fuori. No, invece è un errore. Non colpisce, quindi gammon sicuro. Giorgio si porta in vantaggio per la prima volta nel match, 10-7. Michele ha solo 2 minuti e 15 secondi. Three away, 6 away, doppio 5 è ottimo per Michele. Però Giorgio si ancora. Doppio 4.
Slotterei casa 5. No, perché questa doppio 5 è eccezionale. Questa sì è 11,9. Giorgio sta valutando l'eventualità di cubare. Undici 5. Tre. E qua la scelta è tra giocare 13-6 o smontare completamente casa. Questo è probabilmente too good per Giorgio. Qui avrei massimizzato il contatto. Siccome deve giocare 13-6, sì. Come Giorgio sta giocando un po' troppo timidamente. Doppio 3, pessimo. Adesso qui le possibilità di gammon per Giorgio sono, se non tira subito un 6, superiori al 50%, anche se ha gli spare in una posizione che non è per niente buona. Scopre una pedina, Michele colpisce, Giorgio danza, seconda pedina fuori. 6-5 non colpisce. Io forse avrei fatto le due case a mo' di comitato di accoglienza per lo straggler di Giorgio. Allora, qui secondo me i gammon sono pochissimi. Io, vabbè, in realtà anche le possibilità di perdere sono pochissime. Avrei valutato la possibilità di cubare. Gammon per Giorgio. 12-7 Crawford.
Hardpoint. Scapperei dal 22. Lascia un 6 all'avversario, ma non c'è di meglio. 6-4 è ottimo. 13-7. Io avrei giocato semplicemente 13-8 e 24-22. E qui la possibilità potrebbe essere 8-1 come tempo hit, ma non so sinceramente, anche perché i Gammon hanno valore per Michele. 3-2 giocherei dall'8. Qui Giorgio deve solo cercare di evitare il Gammon. Doppio 2 non è male. E poi slotterei casa 2. Fatto una casa forte Giorgio. Adesso deve scappare. Sperare che Michele non faccia casa in testa. Direi 6-5, 6-4. Il 4 non è un tiro bellissimo, aveva tanti tiri che facevano casa in testa. Qui farei casa 1, spererei in un 6-5 o in una scopertura successiva. Tre off e 5-4. Qui deve star rischiando il Gammon. Diciamo che 6-1 è buono, per cui dovrebbe evitare il Gammon. Gammon evitato, 12-8. Post Crawford, 5 away. Questo potrebbe essere un tricky play. Vediamo se Michele... No, Michele cuba subito, niente tricky play. Un take nettissimo.
direi baro 23, 13, 8. Doppio 6, molto buono. Sì, rimane il blotto sulla casa 4, ma la struttura di Michele diventa fortissima. 6, 4. Giocherei 24, 14 duplicando il 2. Double Tiger di Michele. Quindici, 8. Doppio 6 è ottimo. Questa è per andare per il Gammon, quindi fare casa 1. 6, 2, ottimo. Deve slottare casa 5. Quindi 13, 7, 6, 5. Sì, non alzerei la pedina. Giorgio continua a danzare. Michele copre casa 5. Adesso i Gammon sono tantissimi. No, 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 andrei sull'8, 13, 8, 18, 14. E ho ottime possibilità di chiudere casa. 6-3 però è pessimo. Questa mi sembra un overplay. Farei casa 7. Pei 2 deve scappare. Però 5-4 è ottimo per Giorgio. Può fare casa in testa, ma colpirei nell'outfield. Ma io forse avrei fatto casa 5.
colpisce. Giorgio serve un 5, niente 5, qui rischia il Gammon. No, beh, i rischi di Gammon sono ridottissimi, ovviamente. Però no, ovviamente non tanto. Il problema è che Michele non ha chiuso casa, quindi 5-6. E qui uscirei. Cioè, il Gammon sarebbe pesante per Giorgio. Doppio 6 sicuramente evita il Gammon. E giocherei 6-5, sì. 6-2-4 off. 8-3-6 off. Direi che le chance di Giorgio sono prossime allo 0. Tanto i PR stanno migliorando. Giorgio 5,24, Michele 4,71. Ottimo doppio 6 per Giorgio. Adesso siamo post Crawford 3 away, ma la struttura di Giorgio è fortissima. Io avrei giocato 13 7 13 8. E 1 non è un bel tiro. Adesso rischia di essere colpito 6-3 e giocherei 13-10. Però 1-6 ottimo. Adesso colpisce, fa casa 2. Diciamo che Giorgio è favoritissimo per vincere il game e il match. Match che è riuscito a riacciuffare dopo un inizio nettamente a favore di Michele. Comunque partita di buon livello, sicuramente per Michele, meno per Giorgio che può fare molto meglio. Però non è stata una partita semplice. Due off. E questa non è bellissima, adesso la posizione è un po' rigida. 5-2 aiuta. Sei 2 è ottimo. Anche doppio 3 è ottimo. Quattro 1 è eccezionale. Però scopre Michele missa, ultima chance, colpisce. Però diciamo che anche se dovesse chiudere casa,
tiro incredibile, un 6-2 dal bar di Giorgio, però Michele ricolpisce. Dicevamo che anche se Michele dovesse chiudere, altro 6-2 dal bar, ma 4-2 ricolpisce. Per 2 volte ha tirato un 6-2 eccezionale Giorgio. Full prime. Ecco, adesso cercavo sempre di dire, ma Giorgio con i suoi 6-2 mi ha sempre interrotto, che se, come adesso è probabile, Michele dovesse riuscire a chiudere la tavola, la sua casa interna, comunque le probabilità di vittoria di Giorgio rimarrebbero intorno al 92%. Off 3-5 eccezionale. Diciamo che a questo punto la vittoria è in cassaforte per Giorgio, che non continua a tirare 2-1. Quindi Giorgio si aggiudica il match, ha giocato a oltre i 5, non penso che sarà molto contento. Michele invece ha giocato ottimamente 4,43. Comunque partita sicuramente interessante. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.